Stai cercando un microfono dinamico per registrare la voce nel tuo podcast? Vuoi anche spendere poco? Questo è il microfono giusto per te. Eccoci, ciao, buongiorno. Allora, oggi ti parlo di questo microfono qui, che è il Superlux PRAD1. Eccolo. Come puoi vedere, arriva in una comoda valigetta che, considerando il costo del microfono che è di 26 euro, avere questa valigetta con la spugna dentro, con addirittura il reggimicrofono per asta, sinceramente è un valore abbastanza importante. 26 euro. Ti rendi conto? Il microfono dal quale ti sto parlando costa 26 euro soltanto. Come dire, non ci sono scuse, non bisogna spendere capitali per poter far podcast, bastano anche pochi euro, ma spesi nel modo corretto. Ok, allora, questa la poso perché altrimenti ce l'ho sempre in mano e mi viene scomoda. Allora, il microfono, come ti dicevo prima, è un Superlux PRAD1. È un microfono dinamico. Dinamico che cosa significa? Significa che è un microfono che è più silenzioso rispetto al microfono a condensatore proprio perché non ha il condensatore, ha bisogno di un po' di spinta in termini di gain in più, ma questo neanche tantissimo, ed è un microfono che di solito rigetta molto più facilmente tutto ciò che non è la tua voce, quindi diciamo i rumori circostanti. In più questo microfono è supercardioide, quindi non è il classico cardioide, ma è un supercardioide, vuol dire che è molto più concentrato su ciò che avviene davanti. Ok? Quindi in teoria poi dipende sempre dagli ambienti nei quali noi stiamo registrando, in teoria dovrebbe essere un'ottima scelta, soprattutto in una stanza non acusticamente trattata. Premessa, io sto registrando in questa stanza, non so se hai visto i miei video, nel caso in cui tu già li abbia visti, questa parte insomma la conosci già, ma se non hai visto questi video, questa parte ti risulta interessante. Sto registrando in una stanza che per quanto ha il materiale fonoassorbente dietro di me, davanti, su un lato, ha un soffitto altissimo e un finestrone gigantesco su quella parete, quindi non è un ambiente molto ben trattato, ma può essere sicuramente l'ambiente all'interno del quale tu stai registrando i tuoi podcast. Questo microfono sta entrando dentro il Rodecaster Pro con un gain di 35 decibel. Ok, forse in post-produzione alzerò leggermente il volume, ma non c'è nessun effetto aggiunto. Ok, l'unica cosa in più è la spugna. Fra un po' però la toglierò in modo da farti ascoltare anche come suona questo microfono senza spugna. Ok, perfetto. Quindi ci siamo detti che questo microfono costa 26 euro nel momento in cui l'ho acquistato io. È un microfono solido, è un microfono resistente, cioè apparentemente un microfono destinato a durare. Non esce la spugna, visto che ti danno addirittura il reggi microfono per asta, forse una spugna potevano anche metterla. Comunque costa 26 euro, quindi una spugna da 7-8 euro si può anche comprare. Quella che stai ascoltando infatti è una spugna sicuramente non la migliore spugna che esiste in commercio, ma neanche la peggiore. È una spugna che costa credo 5-6 euro, forse 7 euro, insomma una cosa del genere. Poi ti metto il link in descrizione. Proviamo a spostarci lateralmente in modo da farti sentire il supercardioide e come funziona. Ok, quindi mi sposto da un lato e poi dall'altro, ma tanto è uguale, e ti parlo. Ok, in questo momento ti sto parlando a una mano di distanza dal microfono e tu dovresti sentire la mia voce molto meno rispetto a prima. Perché? Perché appunto questo microfono dovrebbe rigettare tutto ciò che non è davanti. Ovviamente la voce che stai sentendo è più forte rispetto a quella normale perché? Perché comunque rimbalza nella stanza e arriva nel microfono, quindi non è quella che arriva direttamente, o meglio, non solo, ma è anche quella che rimbalzando entra nel microfono, perché purtroppo l'eco, il reverbero, eccetera, si hanno nelle stanze proprio perché il suono non va in un'unica direzione, ma rimbalzando rientra nel microfono. Proviamo anche da quest'altro lato. Mi metto da quest'altro lato, questa volta mi sposto un po' più laterale, non immediatamente vicino alla capsula, ma vicino al corpo del microfono, sempre a una mano di distanza. In questo momento dovresti sentire ancora meno la mia voce, proprio perché sono distante dalla capsula, quindi questi potrebbero essere suoni non voluti, cioè tutto ciò che non vuoi che rientri nel microfono. Anche in questo caso la mia voce va in tutte le direzioni e rientra.
Allora, cosa ne pensi? Finora ti ho raccontato un po' di cosette, ma ti sto facendo sentire questo microfono. Che ne pensi? È un microfono, come puoi vedere dal grafico che ti sto mostrando in questo momento, il classico microfono che ha una spinta in più sulle frequenze alte, ovvero quelle che danno maggiore intelligibilità alla voce, quindi che rendono più chiara la nostra voce. Quindi ha questa spinta abbastanza graduale tra i 3000 e i 7-8000, e nell'altra parte ha un taglio sulle basse, quindi è un microfono tutto sommato che puoi tranquillamente usare per i tuoi podcast. Il taglio sulle basse ti permette di non prendere tutte quelle frequenze non volute laddove si annidano parecchi rumori come, non so, ventole del computer o altri rumori del genere. Cosa ne penso io di questo microfono? Allora, considerando che è un microfono da 26 euro, ti danno anche la valigetta, ti danno l'affarino qui per reggere il microfono, credo che sia assolutamente un affare. Nel senso che 26 euro non possiamo paragonarlo a microfoni che costano 5 volte tanto. Perché io qui davanti a me ho lo Shure SM58, l'SM57, ma non possiamo paragonarli a quelli perché te ne compri 4. Col costo di uno di quelli, degli Shure, ti compri 4 di questi. Quindi proviamo a fare adesso un paragone con altri microfoni nella stessa fascia di prezzo. Però prima di farlo voglio togliere la spugna, ovviamente abbasso il volume per evitare di farti sanguinare le orecchie e ti faccio ascoltare la mia voce senza, e quindi ti faccio capire quanto sia necessario utilizzare la spugna. Ok, ho tolto la spugna. Adesso senti la mia voce e le plosive, le P, 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 podcast, pizza. Queste plosive qui sicuramente sono più enfatizzate, però ti volevo far ascoltare, come con un microfono del genere e soprattutto non troppo costoso, quindi non chissà di quale qualità, sia a maggior ragione utile utilizzare la spugna. Ok, quindi rimetto la spugna. Ok, ho rimesso la spugna al microfono e adesso ovviamente senti ancora di più la differenza. Quindi, come dire, se hai bisogno di un microfono, non hai grossi budget, vuoi spendere poco e avere una buona qualità, perché come stai sentendo suona bene questo microfono, sicuramente non è il microfono più dettagliato del mondo, ma suona bene, questo microfono può fare il caso tuo, ma proviamo a paragonarlo a due microfoni economici. Prima ti ho detto che non è il caso di paragonarli allo Shure SM57 o 58, ma proviamo a paragonarli a due Behringer, che sono l'XM 8005 e l'SL75C. Ok, quindi adesso smonto un po', ma abbasso sempre il volume, quindi non preoccuparti, e ti faccio sentire la differenza con questi due microfoni qui. Ok, in questo momento ti sto parlando dal Behringer XM8005, un microfono che costa 16 euro, 20 euro, 10 euro, il prezzo oscilla tantissimo su Amazon, un microfono anche questo resistentissimo, dalla fattura veramente eccezionale, che per quello che costa è uno dei migliori microfoni in circolazione, ovviamente in rapporto al prezzo, ok? Quindi adesso stai sentendo la mia voce e questo è un microfono molto bello, sulla mia voce suona veramente bene, cioè mi piace un sacco ed è assurdo il fatto che un microfono che costa 15 euro suona così bene e quando magari utilizzi microfoni che costano 200-300 euro e ottieni un suono leggermente migliore. Ma è così, per questo io dico spesso nei miei video non c'è bisogno di comprare il microfono super costoso, l'attrezzatura più pazzesca del mondo, tanto le persone ci ascoltano con gli auricolari. La differenza tra un microfono e l'altra con gli auricolari è veramente minima. Io me ne accorgo quando faccio i test dei microfoni, mi accorgo spesso di questo con le cuffiette del telefono, ma non si sente la differenza. Quando metto le cuffie professionali ovviamente si sente, ma il nostro ascoltatore medio ascolta con gli auricolari. Ok? Adesso hai sentito questo microfono, proviamo a cambiare con l'altro Behringer. Ok, questo è il Behringer SL75. Mi fa sempre sorridere il fatto che su questo microfono gli ho montato la spugna originale della Shure, quello dell'SM57, quindi costa più la spugna che il microfono. Questa cosa mi fa sempre sorridere perché spugne specifiche per l'SM57 o i vari cloni ce ne sono pochissime in commercio che non siano quelle originali, per cui ho comprato questa che è quella originale e ovviamente
fa il suo effetto, però mi fa sorridere perché la spugna costa 20 euro, 21 euro, una cosa del genere, il microfono costa più o meno quella cifra lì, quindi c'è una bella differenza. Che te ne pare anche di questo? Riesci a sentire la differenza? Questo qui probabilmente è un po' più simile al Superlux che ti ho fatto ascoltare prima. L'XM 8500, cioè quello precedente, è un po' più scuro. Sono 3 microfoni che costano pochissimo. 3 microfoni che costano pochissimo, non ci sono scuse, non può essere il budget a fermarti dal fare il tuo podcast, ok? Perché veramente con pochi euro, e in qualche video ti ho anche fatto vedere come esiste un piccolo preamplificatorino, l'iRig, che puoi collegare direttamente al tuo telefono, quindi ti ho fatto vedere in quel video, se non l'hai ancora visto cercalo, che con 93 euro puoi fare un podcast che suona benissimo da un punto di vista tecnico, ok? Non ci sono scuse. Rimetto il Superlux e andiamo a chiudere il video. Ok, siamo tornati col microfono con cui abbiamo iniziato, il Superlux. Allora, hai ascoltato anche i 2 Behringer. Che cosa ne pensi? Sono microfoni che costano la stessa cifra più o meno. E questo è sicuramente una valida alternativa ai 2 Behringer. Behringer sicuramente è un marchio più famoso, Superlux un po' meno, anche se questi microfoni esistono da una vita. Io ammetto che non sapevo questo aspetto, ma un amico, Fabio, aveva questo Superlux, la prima volta l'ho provato da lui e mi ha detto che ce l'ha da una vita. Io pensavo fosse un marchio nuovo, invece esiste da tempo, quindi è un'azienda che costruisce microfoni anche da un bel po', quindi un po' di esperienza ce l'ha. Che dirti? Volevo farti ascoltare questo microfono per darti un'alternativa a te che stai cercando un microfono dinamico e sei indeciso tra un cardioide o un supercardioide. A proposito, i 2 microfoni che hai sentito prima della Behringer sono cardioidi. Questo qui è supercardioide, quindi non so se hai notato una certa differenza. Che dire? Niente, fammi sapere nei commenti se questo microfono ti piace, se ti piacciono di più i 2 Behringer e quale dei 2. Se vuoi comprare questo microfono ti lascio il link in descrizione, con pochi euro ti porti a casa il microfono con la valigetta e puoi fare un podcast che suona veramente bene. Bene, adesso prima di salutarti però ti chiedo di guardare questo video qui.